Ma noi ringraziamo i nostri espositori che si sono prestati a raccontarci queste pillole sostanzialmente, perché ognuno di loro avrebbe potuto stare sul palco ore. E una piccola rappresentanza, sono 1300, saranno 1300. E abbiamo voluto organizzare questo evento in questo modo per fare percepire il livello assoluto di tecnologia che si può trovare in questa manifestazione, più di quello che avrei potuto raccontare io. Sicuramente non sarei neanche arrivato minimamente. Poi c'è stato detto prima, si è parlato di manutenzione predittiva, si è visto come un anno, dice, un programma che ho provato un anno fa, adesso è già vecchio sostanzialmente, quindi c'è questa accelerazione, quindi a maggio probabilmente saremo ancora più avanti. Poi c'è un altro elemento che credo che debba essere enfatizzato. Noi giustamente siamo emozionati quando acquistiamo una macchina, tutti quanti noi, l'emozione è quando si compra la macchina, però c'è una famosa canzone degli anni 60 che diceva: per fare un uomo, e io aggiungo una donna, ci vogliono 20 anni, per fare un figlio basta un'ora d'amore. Per comprare una macchina basta staccare un assegno, ma poi la macchina ci dura 14 anni, forse in futuro chissà ci durerà anche di più, visto gli ultimi studi che vedono che sta un po' calando l'immatricolato e il parco circolante continua a invecchiare, anche perché le macchine che ci sono state proposte adesso sono talmente straordinarie che sicuramente inventerà qualcosa di bello, però sicuramente la mia soddisfa, cioè devo ancora imparare forse il 90% di quello che sa fare. Ogni tanto mi parla, cerco di rispondere, non riesco a rispondere perché non so quale tasto toccare. E sono cose veramente straordinarie e per noi che ci lavoriamo sono emozionanti. Però qui mancano due elementi. Uno è il visitatore di autopromati, quindi immaginiamo il meccanico, immaginiamo l'operatore, il concessionario che viene in fiera, e sul palco dovremmo invitare anche l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensa lei delle cose che sono state dette? Allora io proverò modestamente, vediamo se mi risponde, a fargli qualche domanda. Allora, la prima domanda che viene in mente, me l'ha solo scritta così non mi sbaglio, è: qual è la tua capacità di aiutare gli automobilisti ed i meccanici nella manutenzione dell'auto? Ciao, posso sicuramente aiutarti in vari aspetti relativi alla manutenzione dell'auto, sia per gli automobilisti che per i meccanici. Ecco alcune aree in cui posso supportarti. Diagnosi dei problemi. Posso suggerire possibili cause per rumori strani, luci di avviso o altri malfunzionamenti comuni. Manutenzione preventiva. Posso fornire linee guida su come eseguire una corretta manutenzione, come la sostituzione dell'olio, la gestione dei freni, il controllo dei pneumatici, eccetera. Tecnologia e strumenti per i meccanici. Posso discutere l'uso di strumenti diagnostici, software per la gestione della manutenzione e tecniche avanzate come la diagnostica OBD2, Onboard Diagnostics. Novità in ambito auto. Posso aggiornarti sugli sviluppi tecnologici che riguardano l'elettronica dell'auto, le batterie e l'evoluzione dell'auto elettrica, che richiedono un tipo di manutenzione diversa rispetto alle auto tradizionali. Se hai domande specifiche o hai bisogno di consigli più dettagliati, fammi sapere. Bene, 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 bene. Io prima ho sentito che si parlava di accettazione, ora mi viene in mente di chiederti questo. Come immagini l'accettazione in un centro che possa sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale? Ho un'idea precisa di come potrebbe essere. La tua auto verrà subito riconosciuta grazie alla targa o a un QR code. In uno spazio di analisi automatica, sensori e telecamere controlleranno rapidamente ogni parte del veicolo, dai pneumatici ai sistemi elettronici, alla carrozzeria, per individuare se si tratta di un problema specifico o se si tratta di una manutenzione programmata. E una volta completata la diagnosi dell'auto, che cosa succederà? Quindi sono risposte reali.
Dopo la diagnosi, il sistema mostrerà un report completo e riceverai un preventivo chiaro, con la possibilità di approvare subito gli interventi urgenti e calendarizzare quelli programmati. Al termine dell'intervento, l'automobilista riceve una notifica che l'auto è pronta. Una volta completata la riparazione, l'automobilista riceve un report dettagliato con i dettagli dei lavori effettuati, eventuali raccomandazioni future e un promemoria per il prossimo intervento. E che vantaggi ha questo sistema? Ecco i vantaggi di questo sistema. Efficienza e velocità. L'automobilista non perde tempo in attesa e il processo è altamente automatizzato, riducendo gli errori e i tempi di attesa. Diagnosi precisa. Grazie all'intelligenza artificiale, la diagnosi è immediata e basata su dati concreti e misurabili, riducendo il margine di errore umano. Personalizzazione. Ogni automobilista riceve un servizio su misura in base alle condizioni del proprio veicolo e alla sua cronologia di manutenzione. Questo tipo di esperienza sarebbe un passo significativo verso l'evoluzione dei servizi automobilistici, migliorando l'esperienza del cliente e ottimizzando le operazioni all'interno dell'officina. Secondo te questo sistema potrebbe funzionare da un carrozziere? Da un carrozziere, il sistema utilizzerebbe telecamere e intelligenza artificiale per eseguire una diagnosi visiva automatizzata dei danni, rilevando graffi, ammaccature o difetti nella carrozzeria. Ti verrà subito mostrato un preventivo dettagliato per la riparazione, con tempi e costi stabiliti sulla base di un database enorme. E se fossi da un gommista, come mi potrebbe aiutare l'IA? Il gommista analizzerà i pneumatici con l'aiuto dell'IA tramite sensori di pressione e scanner visivi. Rileverà l'usura, eventuali danni e controllerà equilibratura e convergenza. In pochi minuti ti verrà mostrato un report con le condizioni dei pneumatici e suggerimenti su eventuali sostituzioni o manutenzioni necessarie. Si potrebbe creare una sorta di Stargate della manutenzione? Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Il veicolo verrebbe analizzato in una stazione dotata di tutti i sensori e strumenti per diagnosticare problemi meccanici, elettronici, della carrozzeria e dei pneumatici. Questo permetterebbe un servizio completo e immediato, tutto in un solo punto di accettazione. E quanto tempo pensi che ci voglia perché questa idea diventi realtà col tuo aiuto? Realizzare un centro di manutenzione autointegrato, come lo Stargate della manutenzione, che offra uno screening completo del veicolo in un solo punto di accettazione, richiede un mix di tecnologie avanzate e una pianificazione attenta. Sebbene l'idea sia ambiziosa, potrebbe diventare realtà in un tempo che dipende da vari fattori, come la disponibilità delle tecnologie, la completezza del sistema e il grado di automazione desiderato. Con l'IA e la tecnologia attuale, un centro integrato di questo tipo potrebbe diventare realtà in soli 2 o 3 anni. Però. Come immagini uno spazio del genere? Prova a disegnarlo, per favore. Accidenti. Qui, queste cose che avete visto, questo disegno, non so se si può tornare rimettere, sì. un attimino, che sembra fantascienza, Sembra fantascienza, ma cioè, sono cose che vedrete in fiera. Ne è stato accennato prima. Cioè noi
abbiamo preparato le domande di fantascienza, poi per alcuni espositori dice guarda che questa roba qui la facciamo già, tu entri dentro, noi abbiamo chiamato Stargate anche perché, eccolo, questo qui l'abbiamo chiamato Stargate perché noi ovviamente stiamo sempre attenti a non usare dei termini che siano già utilizzati dai nostri espositori, che ne abbiamo usato un termine preso da un film sostanzialmente, ma in realtà sono cose che già esistono sostanzialmente. Si parla di pneumatici, di diagnosi predittiva. La diagnosi predittiva ormai si arriva a dei livelli che sono aeronautici, soprattutto perché, come sapete, è cambiato anche il modo di fruire dell'auto. A parte il possesso, molti utilizzano la mobilità tramite i vari metodi di noleggio, le varie situazioni del genere. È chiaro che se io prendo una macchina a noleggio non è che non può accadere che io mi fermi sostanzialmente, ma anche se sono un privato cittadino sostanzialmente ho bisogno di questo tipo di attività. Ecco, noi modestamente in 2 ore, perché sappiamo che soprattutto voi della stampa avete sempre dei tempi estremamente compressi, abbiamo cercato di darvi proprio il senso di un qualcosa che a noi emoziona sostanzialmente. Sì. Io ho 65 anni, non mi tengo i capelli, sono bianchi perché ho già diciamo, raggiunto queste primavere, ma tutte le volte vengo emozionato da questo tipo di attività che vengono fatte sia singolarmente gli espositori ma anche tramite matching, perché poi ovviamente per gestire questo tipo di relazioni è molto importante anche la collaborazione tra espositori per avere poi le possibilità di avere tutte quante le tecnologie che spesso sono fatte è stato detto molto bene prima, il grande valore dell'Italia che abbiamo sì le grandi aziende ma soprattutto piccole e medie aziende, abbiamo delle aziende piccole magari di 10, 15, 50 dipendenti che sono leader mondiali in un proprio settore e le vedremo tutte quante insieme in Autopromo. Ma io poi vorrei aggiungere una cosa, secondo me questa immagine è importante così come questo esperimento che abbiamo fatto. Quello che avete visto chiaramente è un gioco, un divertissement, abbiamo fatto delle domande, anzi hanno fatto delle domande a ChatGPT e poi hanno selezionato le risposte, le hanno accorpate e le abbiamo rese disponibili in una modalità che dia un'idea dell'interazione del futuro e secondo me da questa cosa si vedono, questa stessa interazione, questa presentazione svela 2 cose. La prima è quanto sia necessaria ancora la competenza di chi fa queste cose per poter scegliere le informazioni e assemblarle, perché le hanno scelte loro, la risposta era più lunga, hanno escluso gli errori, eccetera. La seconda era che quelle risposte sono così sul punto e così up to date perché sono le nostre risposte. Nel senso che la macchina pesca da degli archivi, da dei contenitori di significato e di senso, che sono quelli espressi da Autopromotech e dalle persone che ci lavorano dentro, ma poi da tutti i 1300 espositori di cui parlava la di prima. E in qualche modo questo è uno strumento che serve soltanto a dare un senso, una forma in maniera più veloce a qualche cosa che in realtà già esiste e siamo sempre noi. Quindi se uno tiene bene presente a che punto è della catena, diciamo così, alimentare, riesce un po' a mantenere il controllo. E allo stesso tempo questo ci spiega perché dobbiamo imparare a conoscerli e perché dovremmo riprendere il controllo di questi strumenti o costruirne, come è stato detto in questi talk così interessanti, costruirne di nostri per averlo, perché sennò quel controllo è dall'altra parte. Allo stesso tempo questa immagine che ha raccolto quello che c'era in giro e l'ha assemblato dandoci una tendenza che in realtà esiste e che è stata confermata, ci ricorda anche come abbia ancora molto bisogno di aiuto, perché se queste fossero gomme Pirelli non sarebbe contenta, visto come le rende, così come tante altre cose. È una tecnologia che è imperfetta, come ci dimostrano le immagini, che tende ad evolversi, per la quale forse non basterà continuare a aggiungere dati e aggiungere processori semplicemente per migliorarla, bisogna fare qualcosa d'altro, ma è al nostro servizio, esatto. come ci ha mostrato Renzo Servadei. E non sarebbe contenta neanche se la impiliamo così, quindi ci tirerebbe le orecchie 2 volte, sia esatto. così. Però abbiamo voluto mettere l'immagine reale sostanzialmente, proprio per far capire che c'è ancora di lavorare, ma probabilmente in Autopromo, se gli facciamo la stessa domanda, l'immagine avrà letto i commenti che abbiamo fatto a questo talks, avrà capito che le gomme le deve mettere in un determinato modo, anche perché magari avrà visto anche che ci sono degli espositori che fanno i contenitori per le gomme e tra 6 mesi sarà migliorata anche l'immagine. Sarà migliorato anche il nostro modo di chiedergli di farlo, è quello anche non cambia, quindi competenze. Sono domande che abbiamo fatto noi, quindi sono domande dell'utilizzatore sostanzialmente. Ecco, quindi io
vi ringrazio nuovamente, diciamo, della vostra nutritissima partecipazione e vi aspetto dal 21 al 24 maggio del 25 ad Autopromote, che vedete queste tantissime altre cose meravigliose. Grazie di nuovo. Grazie a Renzo Servatei, grazie a voi. Come vi dicevo, tra un pochino ci sarà un light lunch. Nel frattempo, se vi volete incontrare con i nostri relatori per delle interviste, scambiare delle idee, fare del networking, noi siamo a vostra disposizione. Grazie davvero.